Procediamo ora con la seconda menzione speciale assegnata dal CMCC. Questa menzione è la menzione per il miglior progetto in lingua italiana e la menzione è assegnata a Bellomondo. Dividerò in due con Elisa Palassi. Esatto. Che dovrebbe esserci tra l'altro. Sì, che ci raggiunge online. Il podcast è prodotto da Cora Media e presenta informazioni scientifiche rigorose, ma con un'attenzione speciale alle storie di esperti del clima e di scienziati per dare un lato più umano alla comunicazione del clima. Intanto benvenuta Elisa, non so se ci sente, ci vede. E vi vedo. Grazie, ciao Elisa. Ciao. Inizierei subito con una domanda a Federico, se ci può raccontare di Bellomondo, da dove nasce e soprattutto perché avete scelto questo approccio più uditivo alla comunicazione del clima. Grazie intanto, buonasera a tutte e a tutti. Allora, l'idea di Bellomondo nasce, la parola chiave credo sia contaminazione. Tanto contaminazione tra un divulgatore, un narratore che sono io ed Elisa Palassi che invece è una climatologa. Abbiamo scelto di raccontare il clima e abbiamo scelto di farlo attraverso chi era un po' anche sotto traccia, no? Chi sta cercando di cambiare il clima che cambia, quindi uomini e donne, ricercatori e ricercatrici che nella loro quotidianità appunto dedicano tempo, passione e competenza a questo studio, dando loro voce a quello che fanno, a come lo fanno, a quella che è la loro parte biografica, a quella che è la loro quotidianità, a quello che li ha portati anche a studiare questa cosa. Quindi è stato uno strano intreccio, no? I miei anelli narrativi, le competenze di Elisa Palassi che prendeva questi spunti e li allargava, e poi le storie vere, storie belle, storie importanti, storie attuali, storie contemporanee di chi studia il clima. Perché è un podcast? Perché appunto, e torna alla parola contaminazione, credo molto anche nell'aspetto empatico e nell'aspetto del bello nel fare divulgazione. Il podcast inserisce l'elemento uditivo è la voce, il rumore, sono i suoni, sono le sonorità. Molte di queste interviste ho scelto di andarle a fare ai ricercatori là dove lavorano. Abbiamo fatto tutta un'intervista all'interno di una grotta, che dice ok, in televisione la vedo la grotta, nel podcast no, e invece ti accorgi che cambia l'audio, cambia anche l'approccio dell'interlocutore, quindi era cercare di dare contenuti complessi, farlo in modo accessibile e che però ci fosse anche l'elemento del bello, il bello che torna nel titolo, appunto Bellomondo, e non a caso il titolo l'abbiamo rubato a una poesia proprio per portare un elemento artistico ulteriore. Grazie mille. E la prossima domanda invece è per Elisa. Parlavamo della grotta e di tutti gli spunti che avete scelto di includere nel podcast. Potresti raccontarci un po' come avete scelto gli argomenti per ogni episodio? Allora, diciamo, abbiamo scelto gli argomenti sulla base un po' dell'attualità, dei temi che sono più caldi, in questo momento, ma anche cercando di tracciare un po' un filo conduttore che aiutasse chi ascoltava a farsi davvero un'idea, della storia di come il clima è cambiato e di che cosa, è importante tenere sotto la lente di ingrandimento adesso, no? Quindi per esempio abbiamo esordito con una puntata sugli eventi estremi, proprio perché sono una tipologia di eventi che stiamo sperimentando sempre più spesso che ci fanno anche paura, che provocano danni, con i quali facciamo esperienza e quindi ci fanno veramente toccare con mano quello che sono gli effetti del cambiamento climatico e del riscaldamento globale oggi. E poi siamo passati ai mari, ai ghiacci, alla biosfera, agli organismi viventi, cercando un po' di chiederci se in altre epoche storiche gli organismi viventi avessero avuto, come stanno avendo oggi in altro modo, un impatto, no, importante sul clima. Abbiamo quindi evidenziato per esempio il ruolo dei batteri, no, nell'aver creato il primo episodio di inquinamento epocale, poi abbiamo parlato dell'attivismo, quindi in realtà ci siamo lasciati un po' influenzare da quelle che sono le domande che spesso ci vengono poste quando facciamo divulgazione nelle scuole o anche a un pubblico più adulto, e poi toccando i temi importanti del clima, dell'attualità e del rigore scientifico.
Grazie mille Elisa. Tu sei ricercatrice al CNR, docente all'Università di Torino, quindi arrivi da un mondo più scientifico e ci chiedevamo com'è stato per te dover adattare il tuo linguaggio al parlare davanti a un microfono. Beh, io ho fatto molta gavetta con Federico Taddia, che è lì seduto di fianco a te, nel senso che sono anni che collaboriamo e quindi effettivamente devo dire che ho un po' imparato a smussare forse alcuni pezzi, alcuni elementi e mi sono un po' più avvicinata in questo senso all'interlocutore. Cercando di filtrare un po' la complessità, inevitabilmente, ma senza rinunciare a dire delle cose che ritenevamo essere importanti, insomma. Quindi la scelta è sempre stata un po' un compromesso tra il rigore, che credo si senta nel podcast, e diciamo un po' la leggerezza di affrontare certi temi, e in questo senso ci è venuto in soccorso il fatto che abbiamo raccontato anche delle storie, no? Che di per sé appunto ammorbidiscono, creano intimità, avvicinano un po'. Quindi insomma un po' di esperienza oramai me la sono fatta nella divulgazione, alla radio in qualche modo davanti al microfono era la prima volta, però insomma secondo me anche l'unione di tante voci diverse ha aiutato molto. Grazie. E come dicevi, Federico ha una lunga esperienza come conduttore sia televisivo che radiofonico ed è anche giornalista. E proprio per questo vorrei chiederti, secondo te, qual è il merito di un'iniziativa come Bello Mondo, quindi un podcast, e il tuo lungo rapporto con l'audience, qual è stato il feedback degli ascoltatori di Bello Mondo? E guarda, merito è parola grossa, però la cosa che forse è più utile, diciamo, in Bello Mondo, sai, chi fa la nostra professione, e credo che sia un po' una questione comune a tanti, no? Ci chiediamo come uscire dalla bolla. È facile andare a parlare ai convegni, è facile andare a parlare alle conferenze, è facile andare a parlare ai festival, dove viene il tuo pubblico, comunque dove viene un pubblico che è sensibile all'argomento. E con questo podcast invece con Bello Mondo ci siamo accorti che insomma, da più lati e con più target abbiamo un po' rotto questa bolla, siamo andati al di là della bolla, quindi raggiungendo persone che magari non conoscevano l'argomento, non erano interessati, non erano sensibili e quindi insomma credo che questo sia stato un risultato importante, no? Tornando alla contaminazione con le altre arti, e la contaminazione con i vari media anche, no? Perché non c'è un mezzo migliore di altro oggi per fare divulgazione. I mezzi convivono, c'è il mezzo ideale per un certo tipo di target, però la sfida è proprio quella di andare al di là della propria bolla. Con questo podcast in parte ci siamo riusciti, abbiamo avuto ottimi feedback di chi ci ha ascoltato per caso, e che è un po' la parola magica, no? Quando ti abbiamo ascoltato per caso e ci è piaciuto, siamo andati a conoscere, ascoltare gli altri episodi, siamo andati a vedere il lavoro che avete fatto, siamo andati, adesso vi seguiamo, ecco lì sei riuscita a buttare giù un mattoncino e hai fatto varco, e questo credo che insomma questo podcast ci ha aiutato molto, è la medaglietta che gli darei insomma. Grazie mille Federico, e adesso un'ultima domanda per Elisa. Da ascoltatrice del podcast ho una curiosità: se doveste immaginare un ultimo episodio, un episodio aggiuntivo, il 13°, quale sarebbe l'argomento che scegliereste? Guarda, considerando che nelle 12 puntate, nei 12 episodi abbiamo parlato di tanti temi scientifici anche molto solidi e di come ci si è arrivati, no, a capire le cose, forse farei una puntata su quello che ancora non sappiamo, quello su cui si sta investigando molto, sulle frontiere e sulle cose difficili, e magari anche sulle cose incerte, e mettendo però in evidenza che nella scienza del clima, come nella scienza in generale, l'incerto, ciò che non si sa, in realtà sono motori di ricerca, di scoperta, e quindi sono elementi essenziali. Mi piacerebbe forse, ecco, esplorare un po' questo ambito.
Grazie mille e ora lascerei la parola a Federico per un omaggio alla poetessa Mariangela Gualtieri, la cui poesia ha ispirato il titolo del podcast Bellomondo e che oggi Federico ci reciterà. Grazie, sì, è la poesia di Mariangela Gualtieri, poetessa romagnola che amiamo molto, e ha scritto appunto questa predica ai pesci, che dice: bello, bello, bello mondo, bello ridere di mondo in luce mattutina, in colorazione di mondo con stagioni, popolazioni, animali. Bello mondo, questo ricordo, questo io lo ricordo, bello, molto bello mondo, con cielo diurno e notturno, con facce che mi piacevano e musi e zampe e vegetazioni che mi sospirava leggera leggera, tirando via chili e scarponi interiori che mi infangavano, tirando via ferri da stiro che mi portava nel petto e gran pulitura di dentro. Bello, questo io lo ricordo, bello, molto bello mondo. Io ho avuto soccorso a volte da una piccola foglia, da un frutto così ben fatto che dava sollievo a mio disordine di fondo. Sì, bello mondo, sì. Grazie mille.